Ciao a tutti e benvenuti a Italiano sul divano. Oggi mi vedete qui in relax sul divano e sapete perché? Perché le vacanze sono finalmente alle porte. Prima di staccare la spina e di goderci un po' di meritato riposo, ho pensato di preparare per voi una lezione speciale. Oggi facciamo un bel ripasso del vocabolario essenziale sulle vacanze. Parleremo di mete, viaggi, cose da mettere in valigia, espressioni utili e modi di dire che sentirete usare dagli italiani in vacanza. Alla fine del video vi farò un augurio speciale, quindi rimanete con me fino alla fine del video. Cominciamo dalla domanda fondamentale. Dove vai in vacanza? In italiano abbiamo diverse opzioni per rispondere a questa domanda. Se vi piace la spiaggia, prendere il sole, fare il bagno, potete dire che andate al mare. Mi raccomando alla preposizione articolata al. Se invece preferite un posto un po' più fresco, amate fare lunghe passeggiate nella natura, potete dire che andate in montagna. Se invece amate i musei, i monumenti, l'architettura, potete dire che volete visitare una città d'arte. Pensate a Firenze, Roma, Venezia. Se invece cercate un po' di pace in mezzo alla natura, potete andare al lago o in campagna. E per quanto riguarda l'alloggio, dove possiamo dormire quando siamo in viaggio? La soluzione più classica è l'albergo o l'hotel. Per chi ama stare immersi nella natura, assaporando i prodotti tipici del territorio, è possibile pernottare presso un agriturismo. Si tratta di una struttura immersa nella natura, spesso a gestione familiare, dove si mangiano prodotti locali a chilometro zero, cioè dal produttore al consumatore nello stesso momento. Se invece vi piace dormire in tenda o nel camper, potete fare il campeggio. Per chi invece ama essere indipendente durante le vacanze e rinunciare forse a un po' di comfort, è possibile affittare un appartamento o una casa vacanze. Mi raccomando alle preposizioni, diciamo andare al mare, ma andare in montagna, al lago, ma in campagna, a Roma perché si tratta di una città, ma in Italia perché stiamo parlando di uno stato. Se volete ripassare le preposizioni semplici e articolate, trovate il mio video sul canale. Adesso passiamo all'azione. È il momento di preparare i bagagli. Il verbo principale è fare le valigie o disfare le valigie quando torniamo a casa e dobbiamo svuotarle. Personalmente odio disfare le valigie. Cosa mettiamo nella nostra valigia o nel nostro zaino? Possiamo mettere il costume da bagno, fondamentale per il mare o la piscina, gli occhiali da sole e la crema solare per proteggerci dal sole, il caricabatterie per non rimanere con il telefono scarico mentre facciamo le foto. Vediamo quali sono i verbi che gli italiani usano per parlare di viaggi. Prenotare. Ad esempio, io ho prenotato un volo per l'Abruzzo. Oppure, devo prenotare una camera doppia in un albergo. Fondamentale è il verbo partire. Io partirò tra 2 giorni da Milano per la Puglia. Arrivare, atterrare, decollare. Per gli aerei diciamo che l'aereo decolla, cioè quando parte, e atterra
quando arriva sulla pista. Esplorare o visitare. Non vedo l'ora di esplorare tutti i vicoli della città. Una volta arrivati a destinazione, qual è l'obiettivo? Rilassarsi. In italiano usiamo alcune espressioni simpatiche per parlare dei momenti di pausa. Staccare la spina significa esattamente staccare la spina elettrica, ma in senso figurato vuol dire smettere di pensare al lavoro, allo studio, allo stress. Ricaricare le batterie vuol dire recuperare le energie fisiche e mentali. Fare il pieno di energia. Tornare dalle vacanze carichi e pronti per nuove sfide, più o meno. Il dolce far niente. Sicuramente avete già sentito questa espressione per riferirci all'Italia e descrive il piacere di godersi il tempo libero senza per forza dover fare qualcosa. Sentirete inoltre alcune espressioni come ci sentiamo dopo le vacanze, buon rientro, da usare quando le persone hanno finito le vacanze e tornano a casa o al lavoro. Carissimi studenti e amici, siamo arrivati alla fine di questa lezione, ma soprattutto alla fine di questo percorso insieme prima delle vacanze. Voglio fare ad ognuno di voi un enorme complimento per l'impegno, la costanza e l'entusiasmo che ci avete messo per studiare l'italiano. Imparare una nuova lingua richiede pazienza e passione e voi state facendo un lavoro fantastico. Adesso è arrivato il momento di staccare la spina. Vi auguro di cuore di passare delle meravigliose vacanze, di riposarvi, di viaggiare se potete e se riuscite provate a usare un po' di italiano durante le vacanze, magari ascoltando una canzone o guardando un film, senza stress. Buone vacanze a tutti voi e alle vostre famiglie. Ci vediamo presto, pronti e carichi per nuove avventure in italiano. Buon viaggio! Ciao!